Ciao a tutti, pace e illuminazione. Siete sempre di più, sono sempre di più le persone che guardano e seguono il canale, seguono queste mie guide e sono sempre di meno le persone che si tengono le dita nelle orecchie e le mani sugli occhi. Questo è davvero importante. Il più bel complimento che ricevo è quello di persone, fatto da persone che grazie a determinate magari parole che hanno sentito in questi miei video sono ritornati a praticare, e questo è come ti dicevo, il più bel complimento, perché vuol dire che sono riuscito a dare di nuovo speranza, e la speranza è davvero importante, è di vitale importanza, specie in questo nostro mondo, in questa nostra società e in questo periodo storico. Sono sempre di più le persone che si mettano in contatto con se stessi. Perché poi in fondo io che cosa faccio con questi video qua? Qual è il mio scopo? È quello di metterti la pulce nell'orecchio, quello di farti ragionare su alcuni aspetti che ti sono passati come veloci, come non so, il paesaggio dai finestrini di un treno, no, per usare un'immagine poetica. E questo è importante. E questo è importante perché dal momento in cui tu ti fermi, innanzitutto vuol dire che cominci a dare alla tua pratica realmente una parte di te stesso che era rimasta nascosta, una parte di te stesso che probabilmente avevi e tenevi all'angolo per paura di ascoltare quello che ti dicevano, perché spesso leggo nei vostri commenti che mi dite: hai dato voce a un qualcosa che c'avevo dentro, e lo so, lo capisco. Una pratica importante sarebbe quella che dovresti ragionare, meditare su per quale motivo sono dovuto essere io a dare voce a quella parte lì e non ce l'hai data tu. Vedi, la pratica del Daimoku, no? È come se fosse una bella penna. La bella penna, per scrivere bene, che cosa ha bisogno? Almeno di una cosa basilare, quello, sai, quell'atto di schiacciare e aprirla. Se la penna non scrive, la colpa non è della penna, la colpa è tua che non l'hai aperta, no? E quando tu leggi o vedi uno dei miei video, no? Molti mi chiedono: non so che cosa sia avvenuto, ho letto questo, ho comprato questo tuo libro, mi hanno regalato questo tuo libro, ho letto, ho visto questo tuo video e qualcosa dentro di me è scattato e sto ricominciando a sentire quello che sentivo all'inizio quando ho cominciato a praticare. Questo avviene non tanto per la mia bravura, capisci? Non ti sto parlando di quello, ti sto parlando della tua mancanza, del fatto che adesso perlomeno sai che hai perso durante il corso della tua pratica l'entusiasmo, quell'amore verso la pratica, perché non ti sei ascoltato.
E allora il cominciare a vedere perché non ti sei ascoltato è dare alla tua pratica vita, è accendere quella penna. Molti mi dicono: io pratico da tanti anni, però guardandomi indietro mi sono reso conto che questa pratica non mi ha reso una persona migliore. Quando arrivi a farti quella domanda, molti pensano di essere arrivati alla fine del loro percorso con la pratica, del loro rapporto con la pratica. In realtà può essere entrambi, può essere sia la fine, ma può essere l'inizio. E assolutamente è un nuovo inizio, perché se tu ti sei trovato a guardare il video o a comprare il determinato libro che ti parlava di questo, vuol dire che c'è qualcosa dentro di te che si muove, che vuole uscire, che vuole capire, che è davvero innamorato di questa pratica. È su questa parte qui che tu ti devi concentrare. Molti, ad esempio, mi scrivono dicendo: come è potuto succedere tutto questo? Io non posso darti questa risposta, non posso e non voglio. Non posso perché? Perché, come ci conferma il Sutra del Loto, siamo tutti diversi, ognuno preciso ma diverso dall'altro, quindi non c'è una spiegazione univoca, una spiegazione che va bene per tutti. Tu devi trovare queste risposte. Il mio compito è quello di portarti a farti delle domande. Il mio compito è anche quello di farti uscire fuori dai gangheri, ma è quello di toccarti, come diceva Cyrano di Bergerac, al fine io tocco, perché quello è lì che comincia la pratica vera. Allora, ci sono, lo sappiamo, parole che non sono solo suoni. E il Daimoku è uno di questi. Il Daimoku che cos'è? Il Daimoku è il ponte tra noi e l'universo, tra noi e il divino, tra noi e chiamilo come vuoi, in giapponese Tenchi. Che cosa ci spinge a fare Daimoku ogni giorno? Che cosa ci spinge a fare Gongyo mattina e sera? Certo, anche il desiderio di trovare pace, di trovare serenità, di ritrovare forza, ma è quello di dare il nostro contributo al mondo. Alla maggior parte di voi, alla pratica, manca questa seconda parte, che non è la seconda parte. In realtà è la prima parte. Se non c'è questa, la seconda non può esistere. Molti di voi mi dite che insomma questa pratica non vi ha poi dato così tanto. Perché? Perché non l'avete mai fatta, perché non avete scritto per tanti anni ma con la penna chiusa, e adesso per non guardare le cause state dando la colpa alla penna. E in realtà siete stati voi che non l'avete aperta. Il Daimoku, per sua natura, è un atto d'amore. Perché? Perché dal momento in cui noi pronunciamo i suoni del Daimoku ci mettiamo in contatto con il cuore del Sutra del Loto, quindi con il cuore della vita.
E il cuore della vita non è composto da egoismo, è composto da compassione, da amore. Questo magma non è egoismo. Tu hai, puntando il daimoku, come ti hanno insegnato, per risolvere i tuoi problemi, hai dimenticato, hai perso di vista, oppure magari non lo sapevi nemmeno, perché lo so, me lo scrivete, la maggior parte di voi non lo sa nemmeno qual è il vero scopo del daimoku. E questo ha snaturato il daimoku. Quindi è una pistola caricata a salve. Che brutto questo esempio, paragonare il daimoku con una pistola, scusa. Non so come mi sia venuta, che sarà il caldo, che c'è un caldo altro che africano. E di conseguenza tutto è crollato. Ora hai la possibilità. Molti mi scrivete dicendo: sai, io prima non condividevo nei miei social o nei miei gruppi WhatsApp i tuoi video perché avevo paura delle critiche. Adesso me ne frego, adesso mi sento più forte e credo che quello che hai detto in questo determinato video possa essere utile anche ad altre persone. Ecco, è questo che ti ha dato il daimoku. Ti ha dato la forza di metterti da parte e di pensare anche agli altri. Ecco, quello è lo scopo del daimoku. Nichiren, lo vedi nel Gosho, no? Non ha mai fatto daimoku per se stesso, no? Non si è mai messo lì a fare daimoku per essere graziato dall'esilio o per essere perdonato e di conseguenza non più scacciato e perseguitato. Nei Gosho noi non lo vediamo, però vediamo spesso che lui offre preghiere per gli altri. E già il fatto che abbia dedicato la sua vita al daimoku, che cosa ti dice? Che se lui non avesse fatto questo atto di compassione, tu, io e te adesso, di che cosa staremmo parlando? Quindi vedi, attenzione a questo egoismo, prova a dedicare il tuo daimoku al benessere del mondo, perché ogni volta che tu fai daimoku, Namo Myo Renge Kyo, è il suono che dentro di sé contiene l'amore del mondo, l'amore per il mondo. E ogni volta che tu fai daimoku è come se dicessi: io mi offro, eccomi, io sono qui, io mi prendo la responsabilità, io desidero la felicità di tutti. Questo è il daimoku. Se quando fai daimoku non hai questo nel cuore o questa non è l'intenzione, tu non stai facendo daimoku, stai soltanto pronunciando il tuo nome o l'entità del tuo desiderio. E basta. Stai cercando di scrivere con una bella penna che non scrive perché non l'hai aperta. Vedi? Ciao, pace e illuminazione, grazie a tutti voi ancora per l'amore che date e che dimostrate ai miei libri, siamo contentissimi, e che dimostrate a queste mie video. Siete sempre di più le persone che ci sostengono e che si abbonano sia sul canale YouTube che su Patreon. Io ne sono veramente contento e il sapere di esservi utile mi fa sentire utile, e che prova a sentire anche te questa sensazione, poi ti rendi conto di quanto è bella. Ciao, pace e illuminazione.